E benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel pre-partita, ma onestamente forse è il giorno in cui è più difficile parlare di pre-partita di tutti. Di solito, insomma, come di consueto, vado un po' a analizzare il match e quello che può succedere, cosa rappresenta il match che ci aspetta, però onestamente domani sì, sicuramente tra l'altro è un match importantissimo in chiave salvezza perché decide se praticamente se possiamo rimanere in Serie A o no, perché comunque noi siamo penultimi, il Verona è terzultimo, Sì, ho detto tutto. è uno scontro salvezza importantissimo. Però in un clima così è veramente difficile parlare esclusivamente di partita. Inevitabilmente è una partita che vuol dire tanto da tanti punti di vista. Sicuramente la questione appunto della Mm. salvezza è una, ma forse va addirittura a scavalcare in ordine di importanza per motivi d'amore della piazza, per il giocatore, la questione Poyampalo, che sembra sia ufficialmente, cioè perché le cose sono praticamente definite, l'ultima partita da giocatore del Venezia di Poyampalo, quella di domani, quindi diciamo che passa tutto in secondo piano. È brutto da dire, ma è così. Perché è successo di tutto in questi giorni, in questa settimana qua. Cioè, ho fatto diversi video, ho spiegato le ragioni della possibile partenza di Poyampalo, quali sono i motivi dietro a quella cessione, perché tutti hanno parlato delle cose formali, nel senso va via, va al Palermo per queste cifre, la clausola, tutti questi Mm. discorsi giustissimi, però nessuno si è messo a chiedersi ma perché va? Cioè, cos'è che lo Esatto. spinge? Cioè, non era innamorato della piazza, non era la società, non lo voleva tenere con sé, non lo voleva l'amore dei tifosi, tutti questi discorsi qua. Sì, tutti hanno preso in considerazione il fatto che a Palermo prendesse magari uno stipendio più Sì, alto, tralasciando comunque il punto di vista del campo, di come si trova lui in campo con Di Francesco, perché è dall'inizio che si vede che non si trova bene e questo non lo aiuta per niente, infatti durante le partite non è al massimo dall'inizio della stagione e c'è un motivo per questo. E questo l'ha portato a prendere una decisione che a giorni probabilmente verrà confermata. in teoria dicono dopo, cioè già dopo la partita o il giorno dopo, non so, quindi si va a martedì, cioè, per quello ho detto l'ultima partita, perché di Sì, fatto è come se fosse un saluto un po' sì, dei tifosi, un po', non lo poi so. chi vuole e che non ha visto il video, se andasse a recuperare il video lo lascio qua sotto in descrizione e lì parlo esclusivamente di questo, così chi vuole, chi è interessato giustamente a quell'argomento può farsi il suo pensiero. Io ho detto la mia, però appunto se avete la vostra o dite che è tutto riguardante la proprietà, la gestione Mm. proprietaria della società, scrivetelo pure là sotto nei commenti, insomma, e lasciate pure un commento. E al di là di questo, sì, dicono che appunto cioè che addirittura in proprietà, cioè nella società abbia un po' forzato per far sì che lunedì, che domani giocasse. Cioè, Eh, arrivano addirittura a questo. E che qualcuno sosteneva che tipo si fossero anche inseriti per Mercandalli, che ci interessa molto come difensore, che era praticamente abbastanza tutto definito da quanto si capisce, non so cifre né niente. Appunto perché le abbiamo fatto questo screzio di non darglielo subito, si fossero inseriti addirittura nella trattativa, adesso non so se sta cosa è andata avanti, però detto questo comunque sì, per quello dicevo, l'ultima partita di Poyampalo addirittura cioè, doveva la fare, per quello dico, è chiuso sì. Sì, sì, e è definitivamente chiuso ci hanno fatto un piacere praticamente. esatto. Cioè, E non abbiamo molto apprezzato in questi giorni di mercato il fatto che ci fossero comunque delle persone che dicessero che non era poi una cosa così certa e che non era sicuro questo passaggio, però se ci sono delle persone, dei giornalisti affermati che dicono che è praticamente chiusa, esperti di calciomercato, che esatto, è ben che è il loro diverso anche. lavoro, loro non possono dire cose sbagliate. Cioè, E- almeno non tutti, cioè, c'è gente che per carità dice la spara e quando scrivi idea X col numero del giocatore è un conto. Sì, ma se dice
praticamente chiusa, c'è un motivo, ha sicuramente delle fonti certe che gli affermano questa cosa, e poi dover leggere cose che altri giornali dicono che non è sicura, questo crea molta confusione tra i tifosi e secondo me non è una cosa sana da fare, perché veramente ha creato una confusione gigantesca e anche mettendo delle speranze nei tifosi, cioè False speranze. false speranze che non sono per niente giuste, infatti non mi è piaciuta molto come cosa questa. Più che altro dai appunto false speranze, fai credere alla gente che forse non si farà, ma appunto mi sembra proprio anche tanti articoli clickbait proprio per dire magari non va, capito? Quando cioè, le cose mi sono sembrate come dire, andare in una direzione molto chiara, ovvero quella della cessione fin da subito. Io non è che ho visto tante giri di robe. Il giorno dopo che è uscita la trattativa, cioè è uscita la trattativa, è uscito il fatto che il giocatore era un attimo confuso, o comunque doveva pensarci. Il giorno dopo ha accettato l'ingaggio che gli offriva il Palermo e quindi e dopo, cioè, forse l'accordo con i club già c'era, comunque di seguito il giorno subito dopo l'accordo tra i club c'era. Si parla tra l'altro di, per tornare a fare un attimo di cronaca, 3 milioni e mezzo di fisso più si arriva ai 4 con i bonus. Mi sembra che sia questa la, le cifre della trattativa. E molti dicevano che poteva essere pagata la clausola rescissoria fino a 6, però non so se la società è sicura di aver trovato, e sembra che sia Shomurodov, per chi non Mm. lo sapesse, ma penso un po' tutti lo sappiate, è il sostituto, e dici con quei soldi riesco a trovarmi il sostituto, e che per qualche motivo per me tecnico di campo, per l'allenatore, in chiave allenatore, Esatto. è meglio di Poyampalo con i soldi e ci risparmio anche qualcosa, non lo so, perché non so le cifre di Shomurodov, non le ho capite o non sono state scritte. Mi sembra che sia un po' questa la linea, cioè, mi sembra che le cose siano andate un po' così, al di là di cosa pensassero i tifosi. Sicuramente questa vicenda qua non sono stati presi in considerazione, Vabbè. questo è poco ma sicuro, cioè cosa pensassero i tifosi, onestamente posso dire non ne ha fregato niente a nessuno, cioè, Infatti la a meno che trattativa, non salti tutto adesso, sì, però oggi, mi ma sembra folle. comunque ci son passati parecchi giorni dalla notizia, la prima notizia che è arrivata, Sì. ma non è che si è fermato tutto perché i tifosi hanno protestato, secondo me, ma appunto perché dovevano trovare un sostituto il prima possibile Ah, e sì. prima che andasse via Poyampalo. Infatti, effettivamente è l'unica roba che gli ha detto, credo di aver capito, Antonelli al DS del Palermo è prima facci trovare il Mh, sostituto e poi lo lasciamo libero. Poi penso sia entrato in gioco la partita di domani, nel senso da fargli fare l'ultima partita. mh, Io sinceramente sì, non so che clima ci possa essere al Penzo domani, perché c'è un clima surreale, non so se di... Per me si protesta nei confronti della società sicuramente, perché comunque sì, hai ferito un intero popolo. Al di là che magari il sostituto farà benissimo, è più adatto di Di Francesco, perché comunque sul muro dove ha delle qualità, sicuramente è un giocatore diverso da Poyampalo, quindi va un po' a sposare quella che era il mio pensiero. Poi non so se la mia tesi, ecco. Poi non so se sarà così, se mi confermeranno, magari non lo confermeranno mai, però mi sembra andare tutto in quella direzione. Vai a prendere un attaccante diverso, è molto diverso da Poyampalo. Quindi, boh, e quindi infine ti è andata anche bene, cioè a te società è andata anche bene, cioè hai accettato di buon sì. grado, non è che ci hai sofferto così tanto. E al di là di quello, sì, non so che clima ci possa essere domani allo stadio. Veramente surreale, Mh. perché un po' tra salutiamo Polo in Palo, un po' è il match stesso, non è che è una passerella che è fine campionato, le cose sono andate, finite, cioè è un match decisivo per la salvezza. Mh. Tutto è successo tutto in questa settimana, una settimana folle, veramente folle, che ci portava a sto derby, tra un altro fattore, è un derby importantissimo da tutti i punti di vista, veramente una partita strana, strana in un clima surreale appunto. Sì,
E io adesso dico la mia opinione, che non l'ho ancora detta, su questa cessione di Poyampalo. Secondo me la colpa di tutta questa cessione, di tutte queste notizie di Poyampalo che dovrà andare via, è colpa di Antonelli e della società in generale, che hanno scelto Di Francesco, non prendendo in considerazione i giocatori che hai e il modo in cui l'anno scorso giocavano. E perché l'anno scorso è stata costruita una squadra per Vanoli e come giocava Vanoli, che è completamente diverso rispetto a come gioca Di Francesco. Cioè tu dici non è stata data continuità al Esatto, progetto. non è stata data continuità e comunque sono stati fatti degli acquisti a gennaio, però non sono bastati per rivoluzionare tutta la squadra, per riuscire ad adattare i giocatori a Di Francesco. Quindi si vedeva già dall'inizio, lo dico dalle prime partite, che si vedeva che poi a Palo non era adatto al gioco di Di Francesco, perché non sono compatibili. Si vede che poi Ampalo è perfetto per Vanoli e Di Francesco ha bisogno di un giocatore un Di un po' attaccante più diverso, mobile e sì, completamente diverso. con altre caratteristiche. E quindi in questo caso non è colpa di Poyampalo perché lo capisco, vuole fare meglio di quello che sta facendo perché si vede tantissimo che sta soffrendo e non riesce ad esprimere le proprie qualità. E dà fastidio e mi dispiace veramente tanto. E Di Francesco non ha colpe perché, vabbè, L'hai si è scelto trovato tu. in questa situazione, lui non ha potuto scegliere più di tanto. Alla fine è Antonelli che ha scelto Di Francesco, l'ha voluto confermare, l'ha riconfermato un sacco di volte, ha detto ce lo portiamo avanti anche per anni probabilmente e di conseguenza noi tifosi dobbiamo purtroppo subire questa decisione di Antonelli e la cessione di Poyampalo. Cioè, e tra l'altro il contratto effettivamente è fino all'anno prossimo e mi sembra che le cose anche in caso di Serie B siano comunque in quella direzione, nel senso che non si va a esonerare l'allenatore se si andrà in Serie B, in Eh, caso di Serie B. E al di là di questo, sì, sì, no, ha molto senso e cioè, hai scelto Di Francesco, non ha mai giocato a due punte perché è l'ideale per poi un palo giocare a due punte, l'abbiamo visto con Vanoli, è un esatto, attaccante formidabile, non perché Vanoli è un genio e Di Francesco un pazzo, perché semplicemente giocano in maniera diversa, hanno esatto, filosofie diverse, ma non che Di Francesco abbia una filosofia sbagliata, è la sua, esatto. è la sua. Tu vai a scegliere un allenatore, sai quello che ti va a portare, non è che cioè, o vai a prendere un allenatore che si adatta ai giocatori che ha, ma sono sempre più rari, onestamente, i Mm, gestori, i cosiddetti gestori. Gli altri vanno con la loro idea. Gioco sì, 4-3, non giocherò 4-3, giocherò, però di fatto con tre quarti, cioè voglio quelle robe lì, voglio le ali, quindi vai a ricreare la tua idea tattica. sì, Non ha mai giocato due punte che mi ricordi, magari mi ricordo male, o magari all'inizio carriera, non lo so, e sapevi cosa andavi a prendere. Quindi è stata magari una svista, non lo so, però una svista abbastanza grave sul fatto che ci sarebbe stata una incompatibilità che alla lunga avrebbe portato a questo che stiamo vedendo adesso. Dico inf- solo questo io. comunque tu non puoi cambiare tutta la squadra per un allenatore, perché di solito non si fa. Sta succedendo però, Infatti, purtroppo adesso a gennaio, cioè noi ci siamo subiti 6 mesi praticamente di questo calcio che, ok, gioca bene Di Francesco, però si vedeva tantissimo che non erano giocatori adatti per il gioco di Di Francesco. E adesso dobbiamo subirci tutto il cambiamento di squadra a Altare anche che Giusto, sì, altare. andrà via e Sampdoria prestito con diritto di riscatto. Dico due parole, formula per me è folle perché comunque è un difensore che mm, vale, non capisco appunto. tutto questo trattamento, soprattutto in questa prima parte di stagione dove non ha mai giocato. Ultimamente è stato, cioè, hai dovuto far giocare perché eravamo in emergenza. Boh, sinceramente anche la formula, cioè ok, incassassi qualcosa, Eh, tu incasserai forse in estate se decideranno di riscattarlo o obbligo di riscatto in caso che la Sampdoria vada in Serie A, però non so, è tipo quarto ultima in Serie B, quindi non lo so, cioè eh, poi in Serie B cambia tutto. Infatti, cioè, se tu Io hai non l'avrei bisogno, ceduto comunque. se tu hai bisogno di soldi, perché di solito si fanno questi vendite di giocatori perché hai bisogno di soldi, di incassare. Però in questo caso Altare non è che porta soldi, quindi non è che hai bisogno di Per ora soldi. no, almeno. Altare ha dimostrato di essere un ottimo difensore, infatti nelle ultime partite ha fatto anche bene, e non so perché non lo faceva giocare prima, Ma Di si vede che anche a Francesco. lui non gli piace. Non gli piace, però non so, non è che ha fatto cose assurde come Candela, quindi Appunto, sì, infatti, che tra l'altro anche lui tra l'altro in direzione Palermo, anche lui in direzione in Palermo, teoria. quindi
in uno scambio con Diakité che non ho mica capito che ruolo ha, nel senso che è un terzino, ho visto che a Palermo gioca da esterno, quindi vabbè, vedremo comunque. Detto questo, sì, è un mercato dove arriverà Marcandalli, Vabbè, sì. quindi cioè, è una rivoluzione in pieno gennaio che, non so, mi sembra quasi d'impressione che stiamo facendo già la squadra per l'anno prossimo, cioè che stiamo imbastendo le prime robe Esatto. per fare la squadra per l'anno prossimo, così in estate dovremo far meno. È Sì, una mia sì. sensazione, ditelo voi qua sotto se siete d'accordo, perché io vedo troppi movimenti di mercato in un momento dove boh, io avrei mantenuto comunque il gruppo, aggiungendo elementi che ti servono che ti possono dare caratteristiche diverse, giocatori utili, di qualità, il più possibile, ma non vado a sottrarre, a meno che non siano giocatori super Mm. scontenti e tutto. Non so se Altare fosse scontento, onestamente, però boh. Non capisco la situazione. Mi sembra veramente un po' questo il senso, cioè di imbastire la squadra per l'anno Sì, prossimo, incominciare perlomeno. esatto, si sono già resi praticamente la salvezza ormai è impossibile secondo loro, ma quasi quasi Speriamo lo di no, è. non da fare. E quindi si stanno già mettendo le mani avanti per creare una squadra per il prossimo anno, Guarda, probabilmente in Serie B. come fosse facile, cioè, venire in Serie A, al di là della Appunto. squadra che avrai l'anno prossimo, che magari sarà di livello, però tu non sai se rimarranno Oristani o tutti sti qua. Eh, Quasi impossibile che rimanga tipo un Oristani, difficile anche un Nicolussi Caviglia, ma magari rimane, non lo so. Mi sembra folle, sì. Stankovic per non parlare, mai lo riscatti, ma poi ha talmente tante richieste, Mm, anche la stessa volontà del giocatore. Non puoi sapere di sì. rimanere in Serie A. Una volta che sei in Serie A, poi cerca di restarci in qualche modo. A Cioè, me non sembra che la volontà fino in fondo ci sia di fare sta roba qua e no, un po' mi fa girare. sì, Direi di chiuderla sì, qua e comunque ci vediamo nel post domani. partita, speriamo bene al di là di tutto e insomma sarà strano. E sempre comunque Forza Venezia. E Forza Unione.